Buongiorno. Allora, la ricetta di oggi prevede una carbonara, quindi oggi facciamo una carbonara insieme. Vi faccio vedere come la faccio. Allora, ho già messo il guanciale, mi raccomando, guanciale. Allora, questo è il guanciale che sta andando in padella a fuoco basso, senza olio, senza niente nella padella, perché ovviamente il guanciale, essendo molto grasso, si scioglierà e quindi noi useremo il grasso del guanciale come parte grassa, quindi mi raccomando non mettete olio. E adesso lo lasciamo sciogliere un po' lì. Intanto adesso accendo l'acqua della pasta, questo lo controlliamo sempre. Che cuocaprovetta che sono. Adesso prepariamo la parte con l'uovo, vi faccio vedere. Ci serve solamente uovo e formaggio, un pizzico di sale e un pizzico di pepe e basta. Non provate a mettere nient'altro, perché se lo fate vi vengo a cercare, vi troverò. Noi siamo in 2, quindi userò 2 uova. Io uso le uova intere, perché se usassi solo il tuorlo poi non saprei che cosa fare con l'albume. Siccome non mi va di sprecare il cibo, uso le uova intere. Ma quello ci abbiamo. Quello sono 70 grammi. Questo è rotto, cavolo, è rotto! No! Vabbè, quindi di questo usiamo solo il rosso? Sì. Fai 2 intere e un rosso. Ok. Vedi? Il destino ha voluto che usassimo un rosso per forza. Va bene, quindi mettiamo 2 uova intere e un rosso a questo punto. Adesso prendiamo una forchetta e sbattiamo le uova. A questo punto mettiamo dentro l'uovo il pecorino e il parmigiano. Precisamente ho messo 100 g di formaggio, di cui 70 g di pecorino romano e 30 g di parmigiano reggiano. Ho aggiunto un po' di parmigiano perché il pecorino è molto sapido, cioè è molto salato, e quindi il parmigiano, essendo un po' più dolce o comunque meno salato, renderà il tutto più equilibrato dal punto di vista della sapidità. Deve venire denso con uovo e formaggio, quindi in sostanza deve venire denso così. Ho messo 2 uova intere, un tuorlo e poi più o meno 100 g di formaggio, di cui 70 di pecorino romano e 30 di parmigiano reggiano. Adesso aggiungo un po' di pepe, ovviamente non troppo perché anche il guanciale è già pepato, quindi giusto una spolverata, e un pizzichino di sale. Mescolo ancora e questa la lascio stare adesso. L'acqua bolle, quindi è giunta l'ora di mettere la pasta. Ho già messo il sale grosso dentro. Questo vedete che ha rilasciato tutto il grasso e sta andando a fuoco bassissimo. Adesso mettiamo la pasta. Wow. Mi raccomando, questo è sempre. Allora, che pasta abbiamo utilizzato? Gli spaghetti della Molisana. Vedete come spricchiolicchia. Come si dice? Sprigola.
E niente, adesso aspettiamo che la pasta si cuocia. Allora, ho spento il fuoco del guanciale perché è bello rosolato, bello croccantino, quindi vedete anche tutto il grasso che ha rilasciato. Allora vi spiego già quello che faremo dopo, perché forse mentre lo farò dovrò farlo molto velocemente e non avrò il tempo di spiegarlo. In sostanza, quando la pasta sarà pronta la scoleremo e poi la metteremo nella padella con il guanciale, la metteremo qui dentro. Faremo assorbire un po' di grasso del guanciale alla pasta e poi aggiungeremo questo sopra e poi mischieremo tutto e faremo il piatto, ok? Quindi il procedimento è scolare la pasta, mettere la pasta nella padella col guanciale, far assorbire un po' di grasso alla pasta e poi aggiungere l'uovo con il pecorino e mischiare. Non sta scolando. Sta là sopra lo scolavasta, dove vuoi che sia? È scomparso lo scolavasta? Aspetta, questo. Vado tu. Se volete, mentre aspettate, prendete dei pezzetti di guanciale, metteteli sulla carta assorbente per poi metterli sopra il piatto se volete fare una presentazione carina. Da Masterchef. Sono 2 minuti e mezzo, chef. Siete pronti? Siete pronti? Metto la pasta scolata nella padella con il guanciale. Mescolo un po' gli spaghetti per far assorbire un po' di grasso del guanciale. Mettiamo questo. In seguito aggiungerò l'uovo con il formaggio e continuo a mescolare finché la pasta non sarà ben condita. E il pranzo è servito. Questo è tutto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto vedere come faccio la carbonara. Questa è in realtà una ricetta molto semplice che a volte viene complicata senza motivo, a cui vengono aggiunti degli ingredienti assolutamente banditi da questa ricetta. Quindi se riprovate a fare questo piatto, questa ricetta, mandatemi una foto, va bene? Come sempre. Se volete vedere altre video ricette o altri vlog in cui io cucino, vi lascio il link alla playlist In Cucina con Lucrezia nella descrizione del video qui sotto. Grazie mille per aver guardato questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!